Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2023, ma soprattutto inizialmente ci andiamo a concentrare qual è l'evoluzione animica in questo mese, quali sono i dettami da seguire affinché la tua anima possa prosperare e generare prosperità e abbondanza nel piano fenomenico della realtà. E per farlo partiamo da 3 oracoli, questo, questo e le potentissime carte del drago immaginale di Selene, che ci daranno il rituale della buona riuscita per te in questo mese, affinché tu possa allinearti sempre di più alla missione della tua anima quotidiana, che è l'unica che genera la grande prosperità, la gioia autentica in tutto ciò che vivi. E ti leggerò soltanto la prima parte, nella prima parte della stesura, e alla fine del nostro viaggio ci leggeremo il rituale per te della buona riuscita, ok? Allora, partiamo. Allora, vediamo un po'. Sagittario, marzo 2025. Sagittario, marzo 2025. Sagittario, marzo 2025. Una, due, tre, ok, allora facciamo un bel respiro profondo inalando dalla bocca perché entra più aria. Quando inaliamo la realtà scompare, quando esaliamo la realtà appare, si manifesta. E andiamo a vedere la tua splendida creazione per questo mese. Eka, magia. Sagittario. Flessibilità. Questa è una carta che mi sta parlando che in questo mese ci sarà un nuovo punto di vista. Guardare le cose da una prospettiva diversa ti cambia completamente l'orizzonte, aprendoti a infinite altre possibilità. Vediamo. Il mago, wow! Questo è il mese in cui manifesterai delle cose che hanno a che fare con un cambio di prospettiva, cioè soltanto avendo cambiato la prospettiva puoi manifestare la creazione divina. La creazione, la co-creazione con gli dei. Come vi insegno sempre, quando noi creiamo, non creiamo mai da soli. Creiamo secondo le nostre credenze inconsce che abbiamo. Se tali credenze si allineano al codice narrativo, quello con cui creiamo si chiama codice narrativo, quindi questo codice narrativo può essere o gli dei sociali, i falsi dei, i falsi miti, che non portano da nessuna parte, ti fanno stare in uno stato di vittima, di penuria, di paura, oppure creiamo col codice narrativo degli dei naturali, i veri dei, che sono le emozioni, che il darsi alle emozioni, il co-creare con gli dei, i veri dei. Come co-crei con i veri dei? Cambiando prospettiva delle cose, non agganciandoti più a quello che ti dice la mente ordinaria. In questo modo tu crei in ordine della tua anima, crei allineata agli obiettivi dell'anima, ok? Vediamo cosa ti dice la carta del drago immaginale. La medesimezza. Questa carta ha a che fare con l'equanimità, con la medesimezza, cioè tutto ciò che arriva è uguale. Cosa vuol dire? Tutto ciò che arriva è uguale, nel senso, non provare né repulsione né attrazione per ciò che arriva.
è un qualcosa che quando me lo spiegavano non lo capivo. Cioè, come faccio a non provare attrazione o repulsione per quello che mi arriva? Tanti anni fa, col tempo, lasciando lavorare dentro di me queste parole, non provare né repulsione né attrazione per quello che arriva. Ho capito, ma non è che l'ho capito con la mente, perché qua stiamo facendo una conoscenza vera, che è la conoscenza del cuore, conoscenza intuitiva. Tutto ciò che arriva è lo stesso. Questo permette di smettere di generare karma, perché il karma è prodotto dal desiderio con il quale arriviamo sulla terra. È un discorso più complesso, non voglio farvi un podcast adesso. Il punto qual è che ti sta dicendo questa stesa? Tu riesci a manifestare cose da una prospettiva divina, quindi allineandoti alla tua anima, perché il compito per te in questo mese è quello di vedere tutto come perfetto quello che accade, né male né bene, né giusto né sbagliato, è lo stesso, è tutto lo stesso, cioè è perfetto. Ti leggo la carta della medesimezza perché ti darà degli spunti in più. Ti leggo solo la prima parte, alla fine ci leggiamo il rituale della buona riuscita. 15. Alla fine ci leggiamo il rituale della buona riuscita. Allora, sono pura elasticità e guarda un po' che carta di uscita qua. Yoga, elastico. Sono pura elasticità. Ti permetto di resistere e di riprenderti, di fronteggiare positivamente le difficoltà e persino di trasmutarle in opportunità, di dare nuovo slancio alla tua esistenza e di realizzare grandi traguardi. Il mago. Il responso del drago. In presenza di questa carta, ciò per cui hai interrogato il drago immaginale presenta una certa difficoltà e contrarietà. Ma tu puoi assolutamente trasformare questo in un vento a tuo favore e in una vittoria finale. Quindi in questo mese potresti incontrare quello che la mente razionale giudicherebbe difficoltà, tant'è che ti dovrai contorcere per guardare le cose da una prospettiva diversa. È solo questo che si può, è solo questo l'obiettivo che vuole la tua anima affinché tu ti allinei ai tuoi veri obiettivi. Ok? E questo guardare le cose da una prospettiva diversa ti darà l'opportunità di trasformare questa situazione, quello che vivrai in questo mese, in una vittoria finale a tuo favore. Ok, andiamo a vedere adesso con i tarocchi cosa ci raccontano. Alla fine ci leggiamo il rituale della buona riuscita. Allora, Sagittario, marzo 2025, chiedo ai maestri di mostrarmi per te. Vediamo. L'asso di coppe. Vedo risveglio di qualità psichiche in te in questo mese. L'asso di coppe è la felicità per eccellenza. Risveglio di qualità psichiche. Felicità vedo in questo mese. Cos'altro? Il Papa. Ti vedo prendere decisioni importanti in conformità del risveglio di tue qualità psichiche. Mi parla di decisioni importanti, decisioni ferme il Papa. Cos'altro? 5 di bastoni. Ti confronterai con una situazione di tensione con altre persone probabilmente, prendendo decisioni ferme in conformità del fatto che risvegli in te o si sono già risvegliate in te delle qualità psichiche. Prenderai decisioni ferme per mettere d'accordo alcune parti con le altre persone, parti in gioco, parti in causa. Cos'altro? 2 di bastoni, prendendo delle decisioni ferme di nuovo.
Allora, questo è il mese in cui tu ti risvegli con delle abilità psichiche. Asso di coppe, provando una grande gioia interna. Questo fa ribaltare la prospettiva delle tue cose e le scelte che prenderai, soprattutto in conformità di una situazione di tensione o di litigi che ci può essere, di mettersi d'accordo con altre persone. Una situazione di tensione vedo qua. Vedo che dovrai fare una scelta, dovrai prendere delle decisioni. Queste decisioni saranno in conformità del risveglio delle tue qualità psichiche. Cos'altro? La temperanza, vedo una situazione che viene messa in pace da che c'è una situazione di tensione. Allora qua al centro stesso abbiamo una situazione di tensione che si può realizzare o con altre persone. Qua c'è una persona un po' abbattuta, un po' afflitta. Il 5 di bastoni è anche l'incapacità di venirsi incontro, di capire le parti in causa, ognuno vuole avere ragione. Bene, si farà una scelta. Questa scelta porterà a un equilibrio, a fare pace o a mettere pace tra le parti. E io ti vedo in questo mese che sarai tu a mettere pace tra le parti, con delle decisioni ferme che prenderai. Prenderai anche delle decisioni ferme per quanto riguarda la tua vita e la tua stabilità, E la temperanza mi parla di situazioni di guarigione, situazioni di temperanza. Sei anche tu Sagittario, no? Sei il protagonista del tuo mese. Cioè, cosa vuol dire? Che riuscirai a risolvere delle questioni come mai hai fatto prima, guardando le cose da una prospettiva diversa che ti offrirà l'opportunità di sancire un prima e un dopo. Ti vedo molto forte in questo mese. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo abbiamo l'asso di denari, una grandissima opportunità qua arriva. Cioè in ambito lavorativo o arriva o un'entrata di denaro importante arriva per te, o entrata di denaro importante o un'iniziativa lavorativa che darà dei buoni frutti, però ci si deve mettere d'accordo con alcune parti prima e tu saprai prendere bene le parti in causa e sistemarle? Assolutamente sì. Questo è quello che mi delineano in questo mese per te. 4 di bastoni, una grande opportunità sul profilo lavorativo per maggiore stabilità. Vediamo di cosa ne parla il 5 di bastoni. 10 di bastoni, una situazione che può essere pesante, che deve essere risolta. Conflittualità con alcune persone sul profilo o lavorativo o tra casa o tra ambienti familiari. Una situazione che può stressare e stancare, che giunge al termine perché qua si prende una decisione ferma in conformità di un equilibrio. Va bene? Ok. Quindi questo per quanto riguarda la parte generale, adesso ci vediamo la parte amorosa e poi ci vediamo il rituale della buona riuscita. Allora, per quanto riguarda l'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere con le carte degli oracoli prima di tutto come sta l'energia per te, tenendo fede sempre a quello che è uscito. Il punto sai qual è anche rispetto alla stesa di prima? Vedere tutto come delle proiezioni della tua anima, anche quel litigio, quella discussione, quella tensione che abbiamo visto prima. Perché il punto è benedire i tuoi nemici e, come vi insegno sempre, chiedere giusta vendetta agli dei. Tu potresti dirmi, potrebbe essere questa cosa antisonante, contraddittoria. Come faccio io a benedire i miei nemici e poi chiedere giusta vendetta agli dei? Questo perché per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Quindi la contraddizione esiste soltanto sul piano della mente duale e razionale, perché ripetiamo, laddove è vero A per il divino è vero anche B, e laddove vedi dei nemici o delle situazioni di tensione, nemici in tutte le forme, anche situazioni che ti hanno frustrato, eccetera, chiedere giusta vendetta agli dei significa non agirla tu la vendetta, ma affidarsi agli eventi che accadono, che sono enti, entità, spiriti, e di conseguenza quando ti affidi agli dei, chiedere giusta vendetta agli dei, come diceva Arianna nel mito, no? Come ve lo dico sempre, e benedire i tuoi nemici significa vedere nel nemico o in colui che ti ostacola, vedere un tuo limite, vedere una tua zona d'ombra. Ecco perché lo benedici e chiedi agli dei la giusta risoluzione, giusta risoluzione.
Quando gli dei poi esercitano la vendetta sul nemico, esercitano la sconfitta delle tue paure. Il nemico sono tue paure, delle tue zone d'ombra. Quando affidi agli dei la giusta vendetta, verrà sconfitto il nemico che è le tue paure. Ok, questa è la prospettiva diversa che agisce il mago. Allora, vediamo adesso sull'amore, energia sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Amore incipiente, qua c'è un incontro amoroso in questo mese, vedo molta allegria, molto gioco, allegria, molti sorrisi. Ok, vediamo un po' di che si tratta. Allora, metterò prima la fila tua energetica, poi l'energia della persona che ti viene incontro, come proprio descritto da quella carta. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario in questo mese di marzo 2025? In amore? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno di Sagittario in amore marzo 2025? Allora, vediamo. 10 di bastoni, il mondo, 8 di coppe. Ti vedo un po' stanca, un po' stanco di una situazione che giunge al termine. Si apre una nuova fase della tua vita in questo mese. Questa nuova fase è contraddistinta dal mondo, una nuova tappa che chiude una situazione di stanchezza, di pesantezza. L'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale che arriva per te. Alcune state meditando di lasciare una relazione o di andare via da una relazione che è pesante, ci state pensando su di aprire questa nuova tappa, altre state pensando semplicemente una nuova tappa della vostra vita che volete, perché rispetto all'amore la situazione può essere stata pesante o possono essere state delle situazioni pesanti altro dall'amore, ma volete aprirvi a livello emozionale verso nuovi lidi. Vediamo dove va l'otto di coppe. Al 9 di denari, state pensando di dedicarvi a voi stessi, al vostro benessere personale più che a una persona. State pensando magari alcuni di voi di lasciare andare una situazione emozionale un po' pesante, di aprire questa nuova tappa e fare un cambio emozionale dove le vostre attenzioni sono dedicate a voi stesse o a voi stessi, dedicandovi al vostro lavoro, ai vostri progetti, ai vostri studi, a ciò che vi appassiona. Sì. Asso di bastoni, una vena creativa vedo molto forte per te, ha un'energia più individualista, ma individualista nel senso buono, mi prendo cura di me, questo è il senso. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, Sagittario. Devo mettere la stellina qua. L'energia della persona che ti viene incontro, Sagittario, marzo 2025. 2 di coppe, qua c'è amore, la temperanza, voglia di parlare, di stare bene insieme, 5 di spade e tensioni. Allora qua c'è una persona che è innamorata di te o sarà innamorata di te, però a te ti vedo con energia più individualista. C'è una persona che vuole fare pace con te, vuole parlarti, vuole stare bene. 5 di spade mi parla di una persona che può provare del rancore, una persona tesa per questo amore che sente per te, la voglia di comunicarti. Può esserci una distanza in mezzo che ti stanca a te, o può esserci qualcosa che a te non va più bene. Oppure se le incontri in questo mese, questa persona a te ti trova con energia più individualista. Questa persona si innamora subito di te, ma magari non te lo dice subito perché ci sono un po' tensioni riguardanti la sua insicurezza nei tuoi confronti, perché ti vede come una persona meno incline alla condivisione, insomma. Comunque, vediamo alla fine cosa succede in amore per te, Sagittario. La regina di denari, sì, ti vedo molto concentrata sui tuoi affari, sulle tue cose.
3 di denari, vedi, molto concentrata sul lavoro, dei progetti lavorativi che vanno molto bene e che ti appassionano più che sull'amore. Cos'altro? E il giudizio, però poi alla fine qua tu ti desti, c'è una chiamata, un risveglio dell'amore per te, dopo una situazione di tristezza. Di cosa mi parla il giudizio? Cavaliere di denari. Allora, io ti dico una cosa, molti di voi si sono stancati di una situazione e vogliono dedicare tutte loro stesse o loro stessi al loro lavoro, perché vedo che ci sono molte situazioni positive nel lavoro, l'abbiamo visto anche nell'altra stesa, e quindi questa è la decisione che prendi di dedicarti al lavoro. Nella misura in cui noi, vedi 9 di coppe, di pensare molto a te stesso, a te stesso. Nella misura in cui c'è questa persona, perché la vedo qua, perché qua c'è amore nel tuo campo energetico dall'altra parte, tu ti prendi il tuo tempo, cioè non è un no nei confronti di questa persona. Ti vedi, fate un po' dei piani, però l'attenzione è focalizzata solo su di te, tant'è che questa persona può rimanere un po' tesa proprio per questo, perché di qua vedo amore e dalla parte tua vedo un po' più stare sulle tue. Vediamo energia positiva per te in questo mese. Re di spade, energia positiva, c'è una persona che non si arrende, energia positiva è una persona che ha le idee chiare, aspetta anche i tuoi tempi, è una persona di spessore che aspetta i tuoi tempi, 4 i denari, vedi, è una persona qua tendenzialmente che sa cosa vuole, aspetta i tuoi tempi. Un'altra su re di spade, al positivo, il sole, vedi, per molti di voi nasce una bellissima amicizia con qualcuno, anche probabilmente sul piano lavorativo, per alcuni di voi. Per altri invece vedo una persona che porta molta allegria, sa come prenderti, ha le idee chiare, una persona molto intelligente, che non fa la fretta, mi spiego? Vediamo energia negativa. 2 di spade, non saper prendere una decisione. Sei un po' indecisa, un po' indeciso. Infatti qua io vedo che questo mese ti dedicherai molto a te, avendo anche dei riscontri e successi in ambito lavorativo come li vuoi tu. E poi rispetto a questa persona vedo un possibile incontro laddove però ti prendi i tuoi tempi, mi spiego? Perché è come se molti di voi proprio vogliono un cambio, dedicarsi a loro stesse. Vedo che la vinci in questo mese su questo, d'accordo? Allora, qua abbiamo i segni della Vergine, Toro, Capricorno, i segni di terra sono molto forti, poi Acquario, Gemelli, Bilancia, Leone, eh, Sagittario come te. Qua c'è una persona molto innamorata di te, sì, molto innamorata. Poi ovviamente sta a voi, no? Ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Sì, questa è una persona che ti vede come anche un esempio di coppia, un esempio dello stare insieme. Cos'altro? Tu sei mia e non ti lascia facilmente questa persona. Rispetta i tuoi tempi, perché è una persona che ha buone intenzioni verso di te, è molto cordiale, rimane fredda laddove deve rimanere fredda, però ha un profondo amore per te. Cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Vuole tutto di te questa persona, sa quanto tu vali e aspetta i tuoi tempi, ok? Adesso ci andiamo a leggere il rituale della buona riuscita per te in questo mese, su tutti gli ambiti della tua vita, ok? Allora, la medesimezza, il rituale per la buona riuscita. Prendi 10 respiri più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo del tuo respiro. Per la durata di questi 10 respiri cerca di non pensare ad altro se non al respiro stesso che attraversa il tuo corpo. Ogni volta che la mente si distrae, riportala gentilmente sul respiro. Terminati i 10 respiri, pratica la meditazione sulla medesimezza, stando a occhi chiusi per qualche minuto. Se nell'evento che ti trovi a fronteggiare c'è qualcosa di piccolo, trasformalo in qualcosa di grande
E se c'è qualcosa di grande, trasformalo in qualcosa di piccolo. Se compare un'unica cosa, trasformala in molte cose. E se compaiono molti temi, trasformali in un unico tema. Se vi è qualcosa di negativo, trasformalo in qualcosa di positivo. E se vi è qualcosa di positivo, trasformalo in qualcosa di neutro. Se c'è caldo, trasformalo in freddo. Se c'è del freddo, trasformalo in caldo. Cioè, avete capito? Vi sta facendo fare la medesimezza, cioè una cosa ha sempre il suo opposto. Se diamo troppa attenzione a una cosa in un senso e non comprendiamo, non consideriamo anche il suo opposto, ci focalizziamo in qualcosa producendo karma, perché questo è il senso. Vi ho detto che avrei fatto un podcast su questo, però vi dico, produciamo karma se ci concentriamo solo su un aspetto di una cosa, ma dobbiamo valutare entrambi gli aspetti. E nella meditazione noi trasformiamo gli aspetti sublimando, suggestionando il subconscio dell'equanimità, la medesimezza di tutte le cose. La perfezione in tutte le cose, laddove ogni cosa ha la sua controparte. Poi il tapping sui marman alti. Quindi esegui il tapping sui marman alti. Il tapping è una tecnica di rilassamento che consiste nel toccare ripetutamente con le dita alcuni punti del corpo. I marman nella tradizione dello yoga sono le cosiddette giunture energetiche, i punti dove molte nadi o l'energia vitale sono i nadi, si incontrano. I marman alti sono le giunture energetiche nella parte più alta del corpo. Come l'agopuntura e l'agopressione, il tapping è in grado di stimolare l'energia e può essere utile anche per attivare processi di guarigione nel corpo. E adesso ti dice come fare. Siedi in una postura comoda e con il pollice e l'indice della mano destra o la sinistra se sei mancino, picchietta i marman più alti del corpo con ritmo costante, circa 7 colpetti in sequenza rapida per punto. Cioè devi fare così, capito? Adesso non ti posso far vedere sulla fronte, questa è la fronte, così. Ok? I marman da picchiettare sono i seguenti: centro tra le sopracciglia, terzo occhio, subito sotto l'occhio sinistro, subito sotto l'occhio destro, subito sopra il labbro superiore, il mento, il centro della gola, subito sotto la spalla sinistra, subito sotto la spalla destra, il centro del torace, la nuca, la sommità del capo. Mentre picchetti marman, ripeti bisbigliandola la seguente formula psichica. Grazie a questo, e descrivi qui l'emozione o il pensiero, la condizione o il sentimento che ti causa oppressione, difficoltà, ansia o tristezza. Per esempio, grazie, c'era la discussione nella stessa precedente, ti ricordi? Grazie a questa discussione, a questa tensione, ti sto facendo un esempio, poi metti quello che vuoi, che porto in me con molto amore, io riuscirò o realizzerò, e descrivi il tuo obiettivo, a venirne a capo, a trovare una soluzione, per esempio. Di primo acchitto alla tua mente apparirà folle l'idea di utilizzare immagini di difficoltà, problemi o emozioni considerate normalmente negative o difetti o mancanze per progredire sulla strada della realizzazione. Può sembrare folle che grazie a un litigio io realizzerò il mio obiettivo. Può sembrare folle inizialmente la mente razionale, ma questa follia è in verità un atto di salute mentale e di forza di carattere. Imparare a utilizzare contrarietà e limitazioni per progredire è un grande vantaggio che può darti molto. Per fare un altro esempio, se la condizione in cui ti trovi è di mancanza di denaro e ciò che vuoi realizzare è avere una casa tutta tua, la tua formula psichica sarà questa: grazie alla mancanza di abbondanza che porto in me con molto amore, io costruirò una casa magnifica. Cioè, è paradossale, no? Ma è potentissima questa pratica, tanto poi mi scriverete.
Oppure, se la situazione contingente ti procura rabbia e ciò che vuoi è incontrare la tua anima gemella, puoi ripetere questo. Grazie alla rabbia che porto in me con molto amore, io troverò l'amore. Mi spiego? Ripeto, può sembrare folle alla tua mente, ma è molto utile per trasformare la tua prospettiva. Ricordiamo, la prima carta che è uscita è questa, cambio di prospettiva. E dove stavo? Per consentire alla tua psiche di non sentirsi minacciata, di resistere alle contrarietà senza modificarsi, senza perdere la possibilità di risplendere e per favorire e accelerare il cambiamento. L'animale totem di questa carta è il grande condor. Il condor è un animale sacro agli sciamani. Il condor conosce la forza dell'attesa e non uccide mai la propria preda, ma cibandosi della carcassa porta il cadavere in alto nel cielo. Cioè il condor, l'avvoltoio, il condor, si ciba solo del cadavere, non la uccide la pietra, la preda, e la porta in alto nel cielo. Ed è per questo che è considerato dagli sciamani un grande spirito il condor, perché eleva l'anima della preda, portandola in cielo. Ti dice, evoca questo spirito e, sentendolo vicino a te, ripeti questa affermazione contenuta nella tavola di smeraldo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è ciò che è in basso. Cioè, questa pratica, che vi suggerisco di farla durante il mese, bastano anche 2 o 3 volte a settimana, che poi sono pratiche che più a leggervele, a spiegarle, quando le prendete, io quando le leggevo, quando me le insegnava Selene, all'inizio non le capivo, cioè come devo fare, poi sentendola una volta, praticandola anche solo una volta, ti viene in automatico, va bene? E vi fa fare un cambio di prospettiva, perché questo è il mese in cui è necessario il cambio di prospettiva per realizzare la magia, il mago, va bene? Sarai il custode del condore in questo mese. Come i dolori della nascita sono placati dal divenire madre e padre, come l'acqua nell'orecchio è curata da applicazioni di altra acqua nell'orecchio, così oggi tu devi superare il tuo ostacolo intensificandolo. Questo lo spiega bene Selene nel libro Kintsugi, ma io ve lo spiego sempre, quando vi dico arriva un'emozione, prendetela per mano, aumentatela con il respiro, cioè non anestetizzatela, non cercate di scappare anestetizzandola con l'analisi o non volendola sentire distraendovi. Io sono convinta che con questa pratica tu questo mese fai delle bombe pazzesche e so già che me lo scriverai, d'accordo? Wow, stesa intensissima ragazze mie, significa che qua c'è una bomba che stai per manifestare, una grande magicitudine, un grande mago. Quindi ragazze mie e ragazzi, impegnatevi nella pratica, nella disciplina verso le pratiche che è l'amore verso voi stessi. Lottate contro le vostre resistenze perché sono le uniche che vi impediscono di volare e di essere maghi. E questa è una delle stese più forti da un punto di vista di acquisizione della magia che ho fatto fino a questo momento. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima, ti auguro un viaggio meraviglioso e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!